Ciao appassionati di bonsai e bentornati su questo canale. Oggi andiamo a fare un'operazione molto importante visto che siamo in autunno. Oggi andremo a fare un'operazione che è quella di andare a mantenere e quindi a fare manutenzione al legno secco delle piante. Ho parecchio secco tra i miei vari lecci, olivi e olivastri. Quindi che cosa andremo a fare oggi? Io sono andato già a fare un passaggio, se vedete, comunque le piante sono tutte umide, anche la filirrea, perché sono andato già ad impregnare bene il legno d'acqua. Poi andrò a fare insieme a voi un passaggio con il liquido gin, magari non su tutte le piante, eventualmente lo faccio solo su questo olivo con voi che è quella che ne ha di più, e poi vi faccio vedere il risultato su tutte le piante. C'è un amico che sta facendo una sperimentazione su un prodotto differente dal liquido gin per mantenere il legno secco dei bonsai, quindi poi eventualmente in futuro lo proverò anch'io. Io questa operazione la vado a fare 2 volte l'anno sulle mie latifoglie, sulle conifere basta anche una volta l'anno che sappia io, però io non ho conifere, soprattutto non ho conifere con legno secco, quindi a maggior ragione non vi posso dare prove. Comunque vado a fare questa operazione in primavera e in autunno sostanzialmente. In autunno lo preparo a tutto l'autunno e inverno, anche se siamo a metà ottobre, quindi l'autunno è già iniziato. Vado a fare questa operazione e poi in primavera allo stesso modo vado a proteggere per primavera ed estate. Le piante in questione sono questo olivo, questo leccio, quest'altro leccio, questo olivastro. Ve le faccio vedere tutte quante prima, in modo tale che poi quando faccio il passaggio di nuovo vedete il risultato su tutte. Ora passiamo all'altro olivastro, che anche qui ce n'è di lavoro da fare. Guardate quanto ha iniziato a prendere bene questo innesto, sono veramente troppo contento. Poi intanto andiamo a dare una bella rinforzata con liquido gin a tutto questo legno e poi eventualmente più avanti lo andremo a lavorare e sgrossare ancora. E poi passiamo alle ultime piante. Le ultime piante in questione sono questo leccio con tutta questa parte e l'olmo campestre, che già sta andando in modalità invernale praticamente, con quella parte lì e finché riesco anche questa parte qui. Ora ci rispostiamo sull'olivo, spero di riuscire a mettere il cavalletto in qualche modo, e vi faccio vedere come metto il liquido gin in modo molto semplice col pennellino, e poi vi faccio vedere il risultato su tutte le piante. A tra poco. Andremo anche a fare manutenzione a questa filirrea in questa parte e in questa parte che si è scoperta da sola ultimamente. Quindi probabilmente verrà tutto uno shari lungo e magari utilizzeremo anche questa piccola depressione qui. Comunque ora sistemiamo l'olivo. Eccoci qua, siamo ben posizionati davanti al mio olivo. Che cosa vado a fare? Semplicemente dal vasetto con liquido gin ne carico un po' e lo vado a passare. Per chi fosse un po' meno esperto, non che io lo sia chissà che, però magari l'ho già messo più di qualche volta, inizialmente avrà questo colore giallo, perché comunque essendo un polisolfuro di calcio, se non sbaglio il nome, è a base di zolfo, e lo zolfo di che colore è? Giallo. Quindi il liquido gin avrà questo colore caratteristico giallo all'inizio e poi se vedete bene tra poco comincerà a diventare bianco. State attenti a non esagerare perché comunque è pur sempre un liquido e quindi rischiate che vi va a finire
su parti della pianta dove non andrebbe messo, quindi fateci un po' attenzione. Tra l'altro vi consiglio vivamente di non usarlo al chiuso perché puzza veramente tanto di zolfo, quindi meglio non respirarlo, diciamo, a cuor leggero. Però io in questo momento sono totalmente all'aperto e quindi lo sto facendo così tranquillamente, perché comunque all'aperto traspira molto, cioè l'odore se ne va e eventuali esalazioni o cose vanno via anche loro. Allora, questa parte l'abbiamo fatta. Ora non vi posso spostare del tutto perché diciamo ci sono problemi con il sole in questo momento che viene da questo lato. Comunque vi posso far vedere questa parte qui e poi magari il resto me lo vado a fare da solo. State sempre molto attenti a passarlo bene ovunque. Eventualmente usate anche pennelli un po' più comodi del mio, perché per esempio per arrivare in questi punti un po' più stretti, un po' più piccoli, non è proprio comodissimo, però alla fine ci arrivo abbastanza agevolmente. L'unica pecca, diciamo, del liquido gin è che è molto bianco, soprattutto appena si è asciugato, quindi poi il vostro legno secco risalterà molto, quindi semmai tenetevi pronti con delle accortezze per renderlo eventualmente un po' meno bianco. Tanto comunque lo vedrete poi a fine video il risultato, che effettivamente non a tutti piace. Vi faccio vedere anche questo pezzetto, poi me lo vado a fare con calma sopra e sotto, stando attento anche a non metterlo sulle foglie, giusto perché non vogliamo le foglie bianche, e basta. State iniziando a vedere anche un po' l'effetto qui sotto, vedete che sta già diventando un po' bianco. Comunque io vi rimando tra pochi secondi, così vi faccio vedere il risultato su tutte le piante. A tra poco. Eccoci qua ritornati, ho fatto passare un po' di tempo. Come vedete in alcune parti è rimasto un po' di giallo, perché probabilmente io ho bagnato tutte le piante, poi sono andato a farle tutte quante e secondo me si era asciugato un po' troppo il legno. Comunque in alcuni punti ne ho messo abbondante, molto abbondante. Il risultato finale non è proprio questo, perché tutto l'eccesso che non è stato assorbito dalla pianta dopo verrà via praticamente con l'acqua piovana o delle annaffiature, quindi il risultato finale sarà molto meno bianco e probabilmente senza quei pezzettini giallastri che di solito non mi sono mai capitati, ma questa volta era molto meno diluito del solito e probabilmente è stato quello il problema, che qui si è presentato molto, per esempio sul mio olivo, che poi vedete anche da dietro. Sulla filirrea invece è andata bene, solamente lì se ne è accumulato un po' troppo. Anche qua vedete che va benissimo. Poi il leccio dietro benissimo, davanti in alcuni punti si è un po' accumulato troppo, poi andrà tolto probabilmente, sempre tramite annaffiature e intemperie. Qui per esempio si è asciugato molto di più,
lì vedete si è fatta un po' di più la striscia gialla, e anche qua è rimasto parecchio giallo. Secondo me è proprio dovuto al fatto che non l'ho diluito bene, però negli altri video che vi ho fatto vedere indietro il risultato era sempre così bianco. Evidentemente ho sbagliato qualcosa nella fretta poco fa, però poi comunque è tutta una cosa recuperabile, cioè questo giallo sparirà. Ora passiamo alle altre. Anche qui sull'olivastro è rimasto un po' giallognolo, come potete vedere qui, e più vado avanti a controllare le piante più secondo me è un problema di diluizione, perché di solito lo facevo con legno molto più bagnato. Effettivamente ho usato veramente tanto liquido gin adesso. E ora passiamo alle ultime due. Questa è rimasta molto giallo, ma credo si stia asciugando ancora, perché è l'unica che non prende aria e sole praticamente, mentre qui sull'olmo il risultato è di gran lunga migliore. Detto ciò, io spero che questo video vi sia piaciuto, vi invito a lasciare mi piace, commenti e comunque farmi capire se questi video vi piacciono. Nei commenti magari scrivetemi anche secondo voi perché ha fatto quel colore più giallo, ma io rimango abbastanza convinto che sia un problema di diluizione. E noi ci rivediamo domenica prossima, sempre ore 19. Buon bonsai!